Ciao a tutti e benvenuti, se questa è la prima volta che capitate sul mio canale Fly High in Italian, o bentornati. In questo episodio vedremo la classifica delle 15 parole più difficili da pronunciare in italiano, salendo dalla meno difficile alla più difficile, secondo me, e vedremo anche il significato di ciascuna di esse. E mi raccomando, pronunciatele dopo di me così che fate pratica. Vi ricordo che potete regolare la velocità del video se parlo troppo lentamente o se parlo troppo velocemente, premendo sulle impostazioni in basso a destra, sulla rotellina, e oltre a sottotitoli in italiano ho preparato anche sottotitoli in inglese, francese, spagnolo e russo se ne avete bisogno. Allora, al numero 15 abbiamo gnorri. Gnorri, come vedete, c'è il suono della nasale palatale, gn, e poi alla doppia R, quindi potrebbe essere difficile da pronunciare. Gnorri, faccio fatica quasi io. Gnorri, gnorri, ok? E cosa vuol dire gnorri? Gnorri si trova nella locuzione fare lo gnorri, che vuol dire fingere di non capire, ok? Fingere di non sapere anche. E poi abbiamo il numero 14, scoraggiare, scoraggiare, ripetete con me, scoraggiare. Allora, qui la difficoltà sta nella R, ancora una volta, da arrotolare, e poi abbiamo la doppia G, però ve l'ho citata anche perché scoraggiare intanto cosa vuol dire? Vuol dire fare perdere il coraggio, fare perdere la forza d'animo a qualcuno, ma ve l'ho citata perché è molto importante pronunciarla correttamente, perché in realtà si avvicina ad una parola che ha un significato del tutto diverso ed è scoreggiare, che vuol dire fare scoregge, ok? Quindi definita come l'emissione rumorosa di gas intestinali, ci siamo capiti? Quindi è importante che scoraggiare sia pronunciata correttamente. E poi abbiamo il numero 13, abbiamo sbaglio. Allora, sbaglio, la difficoltà qui della parola sbaglio, che è sinonimo della parola errore. Sbaglio è che appunto ha questo suono, questo gruppo consonantico in sb, che in realtà non si trova per esempio in inglese all'inizio di parola, e poi abbiamo il suono gli, quindi appunto potrebbe creare problemi, quindi sbaglio, sbaglio. E poi abbiamo il numero 12, la parola chiacchiericcio. Chiacchiericcio, che equivarrebbe all'inglese chit-chat, quindi è come dire, un chiacchierare. Chiacchierare è anche una parola un po' difficile, chiacchierare, un chiacchierare prolungato e in genere sommesso di più persone, di un gruppo di persone, ok? Questo è il chiacchiericcio. E il chiacchiericcio è un po' difficile perché abbiamo il suono chi, il suono chie, e poi abbiamo ciò anche, quindi bisogna stare attenti, ecco, a pronunciarlo. E poi è una parola piuttosto lunga, ecco, però tutti questi suoni chi, chie, ciò, ecco, che potrebbero creare un po' di problemi. Quindi chiacchiericcio, chiacchiericcio, ripetete anche voi, chiacchiericcio, ok? E poi abbiamo la parola, l'aggettivo psichico, psichico, ok? Psichico, qui la difficoltà sta nel suono ps, che viene pronunciato come due consonanti separate, distinte, mentre se per esempio in inglese abbiamo lo stesso aggettivo, è psychic, ma come vedete si pronuncia solo la S sonora, non abbiamo il suono, la P c'è nella grafia, quindi c'è nello scritto, si vede la P nello scritto, ma non si pronuncia in inglese, quindi sì, ci vorrebbe anche un pochino magari di tempo a appunto abituarsi a pronunciare questa parola, quindi psichico, psichico, ok? E cosa significa? Significa relativo alla psiche, alla psiche. E poi abbiamo anche qui un'altra parola simile, con un suono in cui abbiamo due consonanti che vengono pronunciate come appunto due suoni distinti. Al numero 11, al numero 10 in realtà abbiamo pneumatico, pneumatico, quindi il suono pn, quindi pronunciato come due suoni, come due consonanti distinte, anche qui contrariamente all'inglese che invece pronuncia solamente la N.
quindi ancora una volta abbiamo la P nello scritto e sarebbe, questo sarebbe, sì, esiste anche l'aggettivo pneumatic, ok, pneumatic, ma non si pronuncia appunto la P in inglese. E pneumatico cos'è? Pneumatico è la cerchiatura elastica per ruote di veicoli. Al numero 9 poi abbiamo gioielleria, gioielleria che è il negozio in cui si vendono i gioielli. E la difficoltà qua sta nel gruppo vocalico, un gruppo vocalico di 4 vocali tutte insieme, e poi abbiamo la doppia L anche da pronunciare, ok? Quindi gioielleria, ripetete con me, gioielleria, ok? E poi abbiamo il numero 8, traiettoria. Cos'è la traiettoria? La traiettoria è la curva descritta da un punto materiale in moto rispetto a un determinato sistema di riferimento. Quindi questa è proprio la definizione del dizionario, ok? Traiettoria. Qui abbiamo il suono tr che è difficile da pronunciare in realtà, traiettoria. Abbiamo poi ancora una R verso la fine della parola che bisogna arrotolare, abbiamo diverse T, abbiamo la doppia T, quindi sì, è una parola piuttosto difficile, traiettoria, ok? E poi al numero 7 abbiamo nazionalizzazione. Vedete qui le Z. Cos'è la nazionalizzazione intanto? La nazionalizzazione è l'intervento in cui uno Stato trasferisce la proprietà di industrie per esempio private al pubblico, ok? Quindi questa è la nazionalizzazione. E la difficoltà di questa parola è che abbiamo 4 Z, appunto, 4 Z diverse. Abbiamo la prima Z è una Z sorda, ok? Nazionalizzazione, ok? La doppia Z poi è una Z sonora. Sentite? È una Z sonora, le due Z, la Z doppia è sonora. E poi abbiamo l'ultima Z, zione, che è un'altra Z sorda, quindi attenzione a pronunciarle correttamente. Nazionalizzazione, ok? Nazionalizzazione, ripetete con me, nazionalizzazione, ok? E poi al numero 6 abbiamo taglialegna che è chi per lavoro taglia i tronchi e i rami degli alberi e li porta a all'altezza voluta, all'altezza desiderata, ok? Taglialegna. E qui la difficoltà, come vedete, sta nel suono gli e nel suono della nasale palatale gn nella stessa parola, quindi abbiamo taglia legna, ok? Taglialegna. E poi al numero 5 abbiamo atterraggio. Atterraggio abbiamo ben 3 doppie in questa parola atterraggio. Abbiamo la doppia T, abbiamo la doppia R e abbiamo la doppia G. Quindi attenzione a pronunciarle, ok? A farle sentire queste doppie, ok? A pronunciarle tutte. E cos'è l'atterraggio? L'atterraggio è la manovra di un aereo, ok? La manovra di un aereo diretta a prendere contatto con la terra. E poi abbiamo il numero 4, sensazionalismo. Ripetete con me, sensazionalismo. Qui la difficoltà sta proprio nella presenza di S e di Z nella stessa parola, quindi il dover proprio pronunciarle in maniera distinta e quindi processare il cervello che deve processare appunto la pronuncia distinta tra le S e le Z, ok? Quindi sensazionalismo. Cos'è il sensazionalismo? È la tendenza da parte di mezzi di informazione, quindi di giornali, di telegiornali, di come dire, divulgare fatti e notizie esagerandoli in modo di suscitare una grande attenzione da parte dell'opinione pubblica, ok? Quindi questo è il sensazionalismo, ok? Poi abbiamo al numero 3 aiuola. Aiuola è in realtà una parola con una pronuncia piuttosto complessa, aiuola, proprio perché ha questo gruppo vocalico di ben 4 vocali, quindi abbiamo poi in totale 5 vocali in una parola da 6 lettere, ok? Quindi una sola consonante in questa parola, la L, ok? Il resto sono vocali. E quindi bisogna proprio fare attenzione
a pronunciare le 4 vocali all'inizio di parola, pronunciarle tutte, e sì, è difficile. Aiuola, ok? Cos'è l'aiuola? È uno spazio di terreno delimitato, destinato molto spesso a essere coltivato con fiori o con piante allo scopo ornamentale, ok? Questa è l'aiuola. E poi al numero 2 abbiamo l'imperativo, ecco, di questo verbo, del verbo sciogliere, quando lo utilizziamo come sciogli, sciogli, quindi sciogli a lui, ok? Questa forma all'imperativo, sciogli a lui, quindi sciogli, ok? Con il pronome gli che viene appunto connesso alla parola, quindi al verbo sciogli, scioglili. E per esempio, mettiamo che abbiamo un nipotino in casa ed è molto piccolo e non sa sciogliere i lacci delle scarpe, dico a James sciogligli i lacci delle scarpe, ok? Quindi slega, è questo proprio il sinonimo di slegare, slegare qualcosa, slegare un nodo per esempio, e sciogliere poi ha anche il secondo significato di fondere qualcosa del tipo sciogliere il cioccolato, sciogliere il formaggio, ok? Fondere, fondere. Quindi è proprio questo è il gruppo, il suono sh, che ovviamente è difficile, sh, però abbiamo anche 2 suoni gli nella stessa parola, qui in questo caso nell'imperativo, ovviamente all'infinito è solamente un suono gli, sciogliere, però con questa forma l'imperativo è sciogligli, sciogligli, quindi sì, è molto difficile, sciogligli. E poi in cima alla classifica abbiamo la parola che viene considerata la più lunga nella lingua italiana, e ve la cito giusto per curiosità come fatto curioso, e non è una parola in realtà molto utilizzata, semmai in realtà è molto raramente utilizzata e non l'avrò praticamente, secondo me sì, non l'avrò neanche mai sentita in realtà utilizzare così a livello corrente, quindi non preoccupatevi, però è giusto che così la sapete e appunto sapete che è la più lunga della lingua italiana. Quindi la parola è precipitevolissimamente. Faccio fatica anch'io, devo leggerla in realtà questa parola per pronunciarla correttamente, si fa fatica, quindi anche a livello di madrelingua si fa fatica a pronunciare questa parola, quindi precipitevolissimamente, ok? E significa, è un avverbio ed è utilizzato in contesti scherzosi quando si riferisce a un modo estremamente precipitevole, rapido, ecco, di fare qualcosa, ok? Quindi precipitevolissimamente. Ok, si fa anche molta fatica se dovete dirlo molto velocemente, in realtà precipitevolissimamente. Ecco, e quindi fatemi sapere quale tra queste 15 parole che ho menzionato è per voi la più difficile, e se ci sono delle parole che non ho menzionato che trovate particolarmente difficili, scrivetemele nei commenti così che ci do un'occhiata, e sono curiosa anche di sapere quali parole vi creano difficoltà. E niente, quindi questo conclude l'episodio per oggi, spero che vi sia piaciuto, che vi siate divertiti anche, e se sì mettete un like così che mi aiutate a spargere la voce e a raggiungere più persone con questo contenuto, e considerate di iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessun nuovo episodio. Allora vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento, continuate a seguirmi e alla prossima! Ciao ciao!